bisogna andare con molta calma, perché sono probabilmente al cospetto della migliore auto giapponese di sempre. Quindi ora, con il massimo rispetto, vi elencherò dall'inizio tutte le caratteristiche di questa macchina che la rendono veramente unica e leggendaria. Partiamo dall'estetica. Vedere su strada una NSX oggi probabilmente fa lo stesso effetto che fece negli anni 90, è una astronave, è fantascienza, manifesta cattive intenzioni da qualunque angolazione la si guardi, è piatta e bassa come una sogliola, ma una di quelle pericolose, una di quelle con i pungiglioni, di quelle che fanno male. In effetti all'epoca venne accolta un po' freddamente, soprattutto dai concorrenti, dagli altri produttori, da Ferrari, da Lamborghini, da Porsche, perché sembrava, e sottolineo sembrava, voler essere la Ferrari giapponese. Non era così, agli appassionati e ai puristi ci è voluto qualche anno per capirlo. Questa è la vera supercar giapponese. Già di per sé il VTEC era un motore con una tecnologia incredibile, soprattutto per l'epoca, aumentato di cilindrata a 3000 e con 6 cilindri. È spettacolare, è abbastanza spettacolare. È stata davvero un problema, perché ha la sfruttabilità di Porsche, ha la potenza di Ferrari, se non qualcosina in più se la confrontiamo con la 348 varietà, ma è anche economica, è una macchina che si mantiene, non è una supercar come poteva essere una Ferrari di allora o peggio una Lamborghini. Ha tutto il meglio degli anni 90, ha i fari a scomparsa, ha la linea bassa appuntita, molto larga dietro, ricorda un po' nei volumi le migliori sportive di allora, anche quelle che dovevano ancora uscire, come la Zonda. È molto proiettata sull'anteriore e ha di meglio rispetto alle sue concorrenti dell'epoca la visibilità, vedi veramente tutto da ogni lato, vedi dietro, vedi davanti, vedi dove sono le ruote, e nella guida veloce questo è ovviamente impagabile. Ferrari storse il naso perché con questo alettone integrato da parte a parte faceva un po' il verso alla F40, è inutile negarlo. L'altezza da terra sta tra una Miura e una GT40, è veramente piatta, e l'effetto ottico che crea il tetto nero la rende ancora più bassa, ancora più slanciata. Ci si rende conto che è un effetto ottico perché entrandoci anche i più alti, 1,90 m nel mio caso, sono abbastanza comodi. Facendoci caso da fuori si vede che il tetto è un po' più alto rispetto alla linea della macchina, ma essendo nero non si nota. E l'abitacolo era ispirato al caccia F16, che aveva questo cockpit un po' a torretta come era la Lancia Fulvia, a modo suo nei suoi anni. Questo regala un controllo e una visibilità senza paragoni. Io fino ad oggi non ho mai provato una macchina sportiva di questo livello supercar con questa visibilità. C'è sempre qualcosa che va sacrificato strutturalmente. Nella NSX no, il motore è al posto giusto, centrale posteriore, i montanti sono tutti di grandezza normale ma non danno fastidio. Dovunque ti giri riesci a fare manovra, riesci a vedere dove finisce il muso, dove inizia la fiancata, vedi tutto. È una marcia in più. E a proposito di marcia in più, il cambio Honda anni 90 è semplicemente perfetto. Innesti secchi, corti, precisissimi. Non ha la sesta, questa è la prima serie, la montava dal restyling. Il fatto che sia una macchina da guida è confermato da qualunque cosa si tocca e si vede. È molto meno da sfilata di moda rispetto alle concorrenti dell'epoca e ne fa, ai miei occhi, una macchina adorabile. Tutta sostanza, niente apparenza. Parlando del cambio vi devo parlare anche della pedaliera, e qui non serve che vi dico nulla, andate a cercarvi il video nel quale un certo Ayrton Senna la prova a Suzuka in mocassini e calzino bianco. Se non lo avete ancora mai visto, poi mi ringraziate con calma. Ovviamente non potevo non nominarlo.
Ayrton Senna. Ayrton Senna era pilota McLaren Honda in quegli anni, fu coinvolto nei collaudi della Honda NSX. Questa macchina qui fu seguita nello sviluppo da Ayrton Senna, quindi posso anche finire qui la mia recensione e potete immaginare da voi il resto. In effetti non gli piacque subito, ebbe qualcosa da ridire sulla guidabilità, non fu un amore a prima vista, ma poi se ne mise una in garage, quindi ho nominato Ayrton Senna, quindi ho nominato anche McLaren e non posso non nominare uno dei migliori, una vera e propria leggenda del motorsport internazionale, Mr. Gordon Murray, direttore tecnico McLaren F1 e l'uomo dietro la McLaren F1, quella da strada. Parliamo di una delle migliori supercar di sempre, se non la migliore. Non molti sanno che Gordon Murray si ispirò alla NSX per fare la McLaren F1. Ci sono delle interviste in cui lui lo dice, quindi non mi sto inventando nulla. È assurdo. Una macchina sviluppata da Ayrton Senna che ha ispirato la McLaren F1, ci rendiamo conto? Perché non sono stupito? Perché è veramente perfetta. Ma perché Gordon Murray si ispirò e si innamorò del progetto NSX? Quando andò in Giappone per chiaramente i rapporti tra Honda e McLaren, vide il prototipo dell'NSX e lo provò. Spogliandola chiaramente con gli occhi da progettista, scoprì l'utilizzo dell'alluminio nel telaio e soprattutto sulle sospensioni. Quindi la macchina era molto più leggera di un equivalente in materiali pesanti, ma non era una macchina alleggerita, era una macchina di un peso normale, 1300 kg se non sbaglio, ma a parità di peso era molto più rigida, larghissimo utilizzo dell'alluminio, sospensioni di 20 kg più leggere rispetto a un equivalente, non solo telaio e sospensioni, come se non bastasse, anche la carrozzeria è di alluminio, quindi pesa 200 kg meno di una macchina fatta in materiali standard. Le prime serie non avevano servo sterzo, quindi ha un avantreno talmente diretto che sembra di guidare una moto, sembra che abbia le forche, si ha la sensazione fisica di dover dominare il muso come se si stesse usando i propri muscoli come ammortizzatori e come organi di sterzo. È una cosa imbarazzante e fisicamente devastante. Ha un limite di aderenza veramente incredibile. Tutta questa meravigliosa agilità per una macchina di 1300 kg è dovuta anche al fatto che si sono utilizzate delle gommature molto contenute. I cerchi originali sono molto piccoli e anche abbastanza brutti, ma leggerissimi, lo stesso che succedeva per esempio sulla Integra. Era una politica di Honda che era, uno, vincente, due, molto poco difficile da correggere, perché la prima cosa che si cambiano sono i cerchi. Qual è il problema? Fu Yokohama a sviluppare delle gomme apposite per la NSX che erano odiate dai gommisti perché erano difficilissime da montare, essendo veramente molto rigide. Non è semplice mandarla di traverso perché con il motore centrale e un avantreno così composto si rischia molto, è molto burbera. E frena come una supercar di oggi. Veramente fa tutto come una supercar di oggi. E all'epoca deve essere stata un aeroplano. L'NSX era costruita da un team di personale ultra qualificato in Honda, in uno stabilimento apposito a Tochigi, e sembra che la Honda non guadagnò dalla NSX, ma fu una perdita, un po' come è stata la Bugatti Veyron, ma se mi posso permettere è un'altra cosa. Appena mi sono seduto ho subito notato una posizione di guida simile alle Ferrari degli anni 80 e anche alle Lamborghini, distante da Porsche, però intanto qui è tutto regolabile.
ed è una cosa che all'epoca non era assolutamente comune. Mi sembrava leggermente troppo sdraiata e il volante non mi piaceva né come distanza né come impugnatura. Tempo 10 minuti, mi sono reso conto di non capire nulla e la posizione di guida è ottima. Adesso l'unica cosa che le posso contestare è che nelle manovre più dure, quindi quando c'è da mettere forza nei polsi, manca un po' l'appoggio perché si è un po' lontani, ma queste sono cose che sulle sue concorrenti dell'epoca erano molto peggiori, quindi benissimo anche quello. Mi piace che sia tutta proiettata verso l'anteriore, quindi sembra di non avere il muso, sembra di avere le gambe e i piedi direttamente sull'asse, sulla fine della macchina. Mi dà l'idea di somigliare un po' alla Zonda, ma la Zonda è venuta dopo. La Diablo, ma non è la stessa cosa, non dava assolutamente sensazione di controllo, invece questa sì, e anche tanto. Quello che apprezzo di più è che si nota quello che mi piaceva tanto delle macchine degli anni 90, si nota che c'è la ricerca dell'avanguardia, della superiorità meccanica e tecnologica, ma non è mai invasiva, è tutto manuale, è tutto duro, rigido ed è incredibilmente soddisfacente in tutto. Il tempo qui sulle mie montagne cambia in un attimo, piove, sole e la macchina si comporta in maniera impeccabile in ogni circostanza. È la prima giapponese che mi fa veramente un sangue. Aveva un controllo di trazione che era disinseribile e agiva sull'acceleratore by wire, quindi era sostanzialmente uno stacco di alimentazione. Anche la NSX è vittima di quel periodo in cui in Giappone le supercar e le auto sportive non potevano superare più di 280 cavalli e in effetti il suo 3000 V6 VTEC è un po' strozzato. Sulla macchina di serie si nota immediatamente, i collettori sono in ghisa, sono dei collettori che con la macchina non c'entrano assolutamente nulla. Sono piazzati lì per strozzare il motore e rientrare in quelle potenze richieste da questo gentleman agreement. Come su molte altre sportive giapponesi dell'epoca, bastava uno scarico, una riprogrammazione della gestione elettronica e la macchina magicamente prendeva 30, 40, 50 cavalli. Su quella che guido io c'è uno scarico completo, quindi intanto il VTEC lo sentite in tutt'altro modo. E adesso dai 285 cavalli di serie siamo arrivati oltre i 300. Non è una macchina da potenza, non è una macchina che ti incolla al sedile. Tutto questo la rendeva veramente una macchina unica che ancora oggi continua ad accrescere la sua aura di leggenda.